And of course, for our next dish, no meal would be complete without an addition of pasta, except that Francesco has done a really beautiful light pasta entree using conchiglioni. Lo spiegami sta ricetta, dai. Buonissima. Conchiglioni, pasta grossa. Which is a shell, conch-shaped Sì, shell pasta. come vedi nel piatto. Sì. Con una crema con gamberi e timo, anche loro saltati in padella con un poco di acqua, cioè non solo con vino bianco ho fatto, solo con vino bianco, Sì. gamberi e timo, yogurt Sì. intero ma senza zuccheri, Right. l'arancia messa nella padella in modo che diventa Si restringe. ridotta, metto assieme allo yogurt, la pasta, condisco, gamberi, timo sopra e un po' di pepe bianco. All right. So this dish is really quite simple but light. The conchiglie, of course, have been cooked al dente style. The basis of this dish is actually a sauté of little prawns. Once again, remember, we're not far from the sea where we have amazing seafood. The prawns are just cooked off quickly in the pan with some of the local white wine. He then has whole yogurt, no sugar added, of course. He's put a bit of pepper into that, white pepper, which he loves. We have a reduction of orange juice. Of course, once again, Sicily's famed for their citrus products. Orange juice is cooked down and some of the local fresh thyme. And he has added the reduction of the orange juice into the yogurt. And when we have assembled the dish, he's put in the yogurt, the prawns, and of course some of the thyme over the top. So all these seem unusual ingredients, it actually all works. Really beautiful. E dimmi, cos'è il vino che beviamo con questo piatto? Abbiamo bevuto un Grillo. Un Grillo 2014, c'ha la fogliolina verde anche davanti, noi siamo in regime biologico. So there's a little green flag on the front of that bottle, which actually means it's certified dynamic. Sì, siamo in biologico da sempre, ma dal 2014 ho chiesto la certificazione, perché è meglio dirlo che non dirlo. All right, so he's always tried to go by these biodynamic methods. However, his certification was granted in 2014, which of course for Francesco is very important. È un bel vino che ha dei noti di floral. Perché il Grillo c'ha una nota di agrume, Yeah. e quindi stava bene. Yeah, Stava so- bene col timo, stava bene con l'arancia. Yeah, so what he was saying, the Grillo as a wine has got real citrus notes, and that worked perfectly with the orange and thyme, which is part of this dish. Poi se stava bene lo devi dire tu. L'abbiamo tutti mangiato, no? E via. Allora, for our next dish, Francesco's decided to get us to taste some of the local tuna. Of course, bluefin, famous all over Sicily. Bluefin, which he's cooking actually with chocolate and nutmeg. Allora, spiegami la prossima ricetta. Ma allora, in realtà io ieri sera non ho cucinato. Io ieri sera ho preso delle cose semplici, le ho messe in padella o nel forno, e il divertimento è trovare delle cose che stanno bene poi col vino. That's a very interesting thing. He said, Caterina, I didn't actually cook. I just assembled fresh ingredients that worked well with the wine. I told you he's romantic, he's beautiful. Benissimo. Allora, dimmi come che hai messo assieme questo piatto allora. Io parto sempre dal vino. Cioè, We always start with the wine. yeah. Il sogno in un ristorante qual è per un produttore di vino? Andare in un posto, la gente ti chiede che vino vuoi bere, Sì. e il ristorante sceglie il cibo per quel vino. Sì. Questo è il mio dream. Yes, all right. As he said, that the important thing for him is that you start off with the wine and then you pick food to match the notes in that wine. Perfetto. La noce moscata col nero d'avola sta molto bene. Right. Il cioccolato fa diventare il tonno meno fishy. Right.
So what he's saying is the two principal ingredients that he has used with this tuna being nutmeg and chocolate. The chocolate serves to take away the fishy flavour of this oily, rich fish, and the nutmeg is the spice note that works well with the Nero d'Avola, of course, because nutmeg and carob, licorice, these are the flavours that we're getting out of this wine. E il tonno era fresco. And, oh my God, look at the colour on that tuna. It's bright red, even the bloodline that's there. It's amazing. Fantastico, dai. Messo al forno per 20 minuti. Messo al forno a 130 gradi con la carta sopra Sì, per un quarto d'ora, 20 minuti. Sì. Poi levi la carta sì. e fai altri 5-7 minuti col fuoco a 170 e poi il piatto è pronto. So with these pieces of Perché deve fish, rimanere morbido. see, you've got to keep the freshness and keep the oils in the tuna. He's put it into an oven of 130 degrees for about 15-20 minutes. Then he has removed the covering and fired up the oven to 170 for another 6 or 7 minutes. Ho dimenticato una cosa, Caterina. Dimmi. A metà, quando ho levato la carta, Sì. ho aggiunto di nuovo un po' di olio e ho messo dell'altro cioccolato. Perché? Perché così si è fatto un piccolo strato sopra che crocca un poco quando metti in bocca il pesce. Ah, so there's always the little secret that these chefs had. As he said, when he turned up the heat, he grated a little bit more chocolate right on top of the fish just to give it a little bit of a crust, and it caramelizes. Fantastic. Bene. And that is the dish. Once again, with a little spruzzatina di olio intorno. Sì. E questo Nero d'Avola, dimmi, del 2012. Nero d'Avola 2012, dimmi tu se stava bene. So as I said, Nero d'Avola, which is one of the principal grapes that's grown in this region, he said, did you think it worked? It did work, because as I said, it has got a rich plum flavouring, it's got carob notes, it's got nutmeg notes, really beautiful, and the food actually brings out the flavour in the wine. Perfect. Perché Nero d'Avola è vero che è un'uva di tutta la Sicilia, ma in varie parti della Sicilia viene completamente diverso. Il Nero d'Avola che viene qua, la filosofia mia quando faccio questo Nero d'Avola, vorrei fare un Pino Nero. Non posso fare un Pino Nero qua perché troppo caldo, non sono le condizioni, ma la tecnica con cui si fa il Pino Nero io cerco di metterla sul Nero d'Avola. Isn't that interesting? So as he said, Nero d'Avola is grown all over the island. However, it changes from place to place. His love, of course, is a Pinot Noir, Pinot Nero, but because of the heat and the terroir, just not possible. So he's attempting to make this wine in the same style, so not too heavy, but with plenty of acid. Acidità, macerazioni col freddo, lunghe macerazioni. Cold, slow, long maturation, and we get a beautiful wine. And stava col pesce. Red wine worked with the fish. E la temperatura pure era corretta, perché non deve essere troppo caldo, non deve essere troppo freddo, deve essere una temperatura corretta. Oh gosh, he could have been a chef. Amazing.